Ci siamo ragazzi, bisogna iniziare a fare la potatura della pianta della zucchina, praticamente eliminare le foglie, quelle più vecchie, quelle più malate, quelle che oramai non servono più e togliere qualche getto, ascellare sulla pianta. È un'operazione che sanno far tutti, però quando andiamo a togliere la foglia della zucchina bisogna fare attenzione, bisogna capire bene dove tagliarla, perché se noi tagliamo troppo distante o troppo vicino rispetto al tronco potremo fare più danno che utile. E poi vi do anche un trucchetto su cosa fare con le foglie. Non vi rimane altro che mettervi seduti, bel pollice in su, e per chi non si è iscritto poi iscrivetevi al canale in modo che non vi perdete nulla. Dai, venite insieme a me e vediamo tutto quello che c'è da fare. Durante la raccolta delle zucchine, ragazzi, mentre noi passiamo dobbiamo anche osservare la salute della nostra pianta ed osservare che non ci siano foglie che iniziano ad ingiallire, ad appassire o che sono malate. Se le troviamo le dovremo potare, ossia eliminare verso il tronco della pianta della zucchina, e poi vediamo come si fa. Continuo però un po' con la spiegazione. Una foglia che inizia ad essere in questo stato qua, ossia è stata un po' calpestata e comunque è vecchia, inizia ad ammalarsi, ad appassirsi e pian piano a seccare, è inutile che noi la teniamo sulla pianta. Occorre eliminarla in un modo particolare, adesso vediamo come si taglia. Perché occorre toglierla? Perché oramai lei fa più poca sintesi clorofilliana. Che cosa vuol dire? Che le energie che la pianta dà per elaborare la sua linfa grezza lei non riesce ad elaborarle e rimandarle indietro come linfa elaborata per far crescere i fiori e le zucchine, e allora è meglio toglierla da mezzo, perché poi una foglia che rimane sulla pianta ed è inutile fa anche un po' troppa vegetazione, e invece una pianta dove circola aria e arriva luce e sole, la pianta sicuramente starà in una situazione migliore per quanto riguarda la libertà da patologie fungine e di insetti. Anzi, addirittura se questa marcisce potrebbe portare marciume anche alla pianta. Inoltre le energie andranno poi invece distribuite sulle foglie integre che elaboreranno la linfa grezza diventerà linfa elaborata e cresceranno fiori e nuove zucchine. L'operazione per tagliare la foglia è semplicissima, ma ha bisogno di un'attenzione. Innanzitutto un coltello ben affilato, io uso questo da innesti e questi qua a roncoletta perché mi piacciono ancora di più una volta che ho preso la foglia da sotto. Tirando con un taglio netto io non lascio fili e non lascio nulla. Allora la foglia da eliminare si elimina sempre rispetto al tronchetto a quella distanza di circa 1 centimetro. Quindi me la prendo in sotto, faccio così e ho tolto la foglia. Perché si lascia 1 centimetro circa? Lo vediamo praticamente in questa porzione qua di zucchina. Allora, tolgo anche questa. Qui è stata tolta una zucchina con un tronchetto, lasciando quindi la parte del gambo della zucchina di circa 1 centimetro rispetto al tronco. Qui invece ne ho lasciati 3. Perché bisogna lasciare solo 1 centimetro, quindi corretto questo taglio, e non 2 o 3, scorretto questo taglio? Perché così facendo, come vedete, il taglio è pieno, non c'è un imbuto, non c'è un buco come vediamo qua. Qui invece se io lascio questo buco, con l'acqua o l'annaffiatura entra acqua qui, potrebbe marcire questa parte di foglia tagliata e farmi marcire anche l'intera pianta, e io butto una pianta intera per aver fatto un taglio scorretto. Rifiliamo questo taglio tenendo solamente 1 centimetro di tronchetto. Vedete il centimetro di tronchetto quanto è bello compatto? Anche qui siamo ancora a 1,5 centimetri. Questo è 1 centimetro di tronchetto. Vedete che dentro non c'è un foro? Ecco, la pianta qui cicatrizzerà perfettamente come lo ha fatto qua sotto, e vedrete che avete fatto un'operazione perfetta, pulita, veloce, e manterrà la vostra pianta in salute. Se poi trovate dei getti laterali, come era questo qua che è stato tagliato questa mattina, era attaccato qui, quindi un getto laterale rispetto al tronco principale, occorre sempre andarli ad eliminare. Perché si eliminano questi getti secondari? Loro non è che non producono fiori e zucchine, per carità, li fanno, e li fanno e come.
però la pianta diventerebbe davvero troppo folta, difficile da individuare le zucchine dove sono, inizia a diventare un impianto davvero troppo folto, iniziano ad arrivare le patologie fungine come l'oidio e poi anche gli insetti come gli afidi non si riescono più a sgominare perché davvero c'è una vegetazione troppo folta e non arriva bene aria e luce. Ecco che anche i getti secondari vanno eliminati. Tutte le foglie che vanno eliminate e che eliminiamo durante la raccolta le dobbiamo allontanare dal campo, quindi che facciamo? Inizialmente le buttiamo all'interno del solco in questo modo qua, poi passiamo, le raccogliamo, ma queste qui ne potremo mettere tutte da una parte, farne un bel mucchio, ci mettiamo un po' di foglie in mezzo e vedrete che da qui uscirà un compost meraviglioso, bello, fresco, ricco, ci potremo fare i rinvasi, ci potremo addirittura fare i semenzai, insomma ragazzi, dallo scarto avrete anche una risorsa. Come avete visto l'operazione è davvero semplice, veloce, pulita, non occorre troppa fatica, anzi quella fatica viene poi ripagata con questo ottimo terriccio ricco e fresco. Mi raccomando poi sempre prodotti biologici perché sulla nostra tavola devono arrivare sì ortaggi, quindi in questo caso le zucchine belle, fresche, rigogliose e gustose, ma sempre molto genuine, quindi prodotti bio, mi raccomando. Noi ci vediamo alla prossima ragazzi, un abbraccio a tutti da Pier Giorgio, vado a lavorare.